Chi ha sentito parlare di questa terra sa che non sono solo i tar a renderla famosa. Cacciare un cervo qui è un sogno di molti. Io non sono alla ricerca di trofei importanti. Mi piacerebbe poter prendere un cervo che ricordi un po' quelli che abbiamo sulle nostre montagne. Questa mattina le temperature sono decisamente scese, siamo sotto lo zero abbondantemente e il piano è di provare a cacciare quella parte là in alto su quelle colline cercando un maschio di cervo. Vediamo se siamo fortunati. Stiamo binocolando da qua indietro per capire un attimo dove sono gli animali e Giulia non sta binocolando, non so perché. Perché non stai binocolando, Giulia? So how do you pronounce your name? Giulia. I forgot. They work fine. Forgot the button. Stiamo aspettando che il sole scaldi un attimo l'ambiente e vedere se si muove qualcosa, perché per il momento qua nella zona qua bassa di cervi non ne vediamo. Qua abbiamo visto delle impronte di pig, wild pig, quindi di maiale diciamo. E mentre cerchiamo i cervi, se vediamo i maiali, spariamo uno di quelli. Si sono portati dietro al cane, lo usano a cacciare la selezione. Questa mattina il vento tirava in giù nei canali. Adesso che si sta scaldando sta iniziando a tirare in su, quindi vogliono andare su, in alto e poi cacciare guardando giù. Ci sei, Tappi? Dai. Sono andati via tutti. Sì. Purtroppo gli siamo arrivati fino a 450 metri, erano coricati in un canale all'ombra e poi il vento deve aver girato perché ci hanno sentito, sono andati tutti via. Abbiamo fatto piano, però magari hanno sentito gli odori, qualcosa, non so. Che siamo anche in tanti a cacciano. È un po' più difficile. Quindi adesso sono andati via e mi sa che dobbiamo andare a cercare altri. Purtroppo questa mattina la caccia al cervo non è andata come volevamo, difatti ci hanno sentito e dopo l'avvicinamento sono andati tutti via e quindi rimediamo con una bella passeggiata a cavallo. Vado solo io perché Andrea non se la sente e non potevo dire di no a Charlie in questo posto meraviglioso.
Charlie è il figlio di Steve che abbiamo conosciuto in questi 2 giorni e lui è molto appassionato di rodeo, cavalli e non appena l'ho saputo non ho potuto fare a meno di chiedergli se mi portava a fare una passeggiata qui. Stiamo sellando i cavalli, il mio è quello marrone scuro che si chiama Kobe. Spero che sia un cavallo tranquillo perché è vero che ci so andare, però ormai ci vado 5 volte l'anno più o meno, però non potevo non fare una passeggiata in questi posti meravigliosi. Giulia, come sempre, anche nel bel mezzo del nulla, riesce a trovare qualcosa da fare e non farmi andare a caccia. Quindi questa mattina ha deciso di andare a cavallo e io le faccio 2 foto mentre lei va a cavallo. Was this on coal last? Com'è andata allora? Benissimo! Ciao! Lui si chiama Kobe, lui si chiama Brico. Did you enjoy? Was good? Yeah, Yes. that was good, right? Direi che adesso, visto che la Tabby si è rilassata, ha fatto il suo giro a cavallo, possiamo mangiare qualcosa e poi tornare a caccia. Ci offrite una birretta qui alloggio o no? Vai, vado a prendere una birretta. Questa mattina con noi c'è Nicolò, che è il direttore generale di Beretta Nuova Zelanda, e ci ha dato una mano a organizzare questo viaggio. Insieme a Aiden hanno preparato i fucili, quindi insomma, è venuto a trovarci e facciamo una cacciata insieme. Se gli arriviamo a tiro.
Vai, tira. Vai. Brava, perfetto, Tabby, anch'io. Era difficile questo. Grande, Tabby. No, mi è saltato via poi all'occhio. Perfetto l'hai preso. Sì. Perfetto. Grande! Bella facciata. Bella questa, Azione bellissima stamattina. Abbiamo avvistato questo gruppo di daini. Abbiamo fatto un avvicinamento un po'. Com'era stamattina? Bagnatino. E gli siamo arrivati più o meno a 300 metri. Ho sparato. È andata bene, quindi adesso andiamo a fare il recupero. E bene. Abbiamo trovato il daino che effettivamente era a pochi metri dal punto sparo e sono molto contenta di questa azione di caccia e devo dire che siccome ci facciamo da mangiare da soli la sera, questa sarà un'ottima carne per i prossimi giorni. Morning! How are you? Good, thanks. Good. Another nice day. Good. Ah, nice. Questa mattina il gruppo si è ristretto un po'. Charlie e Hayden sono dovuti tornare in città per lavoro, quindi siamo solo noi con Steve. E l'obiettivo è sempre cervo, quindi proviamo ad andare su piano in questo canalone cercando di stare il più coperti possibile e vedere se riusciamo ad arrivare a quel branco che abbiamo visto lassù. Cinghiali. Stop. Go on. Ci sono andati via dei cinghiali, dei maiali selvatici a 50 metri, solo che non l'abbiamo fatto in tempo. Sembrano veramente maiali.
siete? High. Let him high. Allora, just wait. Ok. Just wait. Ok. Adesso è pulita. Gli tiro e se esce. I'm going to shoot him if I see him, eh? Yeah. Come on, move. When their front ones are going to move, you Yeah, ready. Ready guys? It's not going to stand up. Yeah. Yeah. Yeah, now. Vai. Right. Oh, yes. Well done. Well done. Grande. Thank you very much, eh? Well done. Thank you. Thank you, Steve. Well done. Abbiamo fatto una bella cacciata stamattina. Per fortuna è più freddo di ieri, le nuvole hanno coperto il sole, quindi il vento non ha cambiato. Siamo saliti tutti coperti in questo canale con tutte queste spine, difatti sanguino dappertutto. Però poi siamo arrivati a 300 metri in questa piccola apertura e ho fatto lo sbaglio di lasciare lo zaino indietro. Quindi non avevo tanto appoggio, ho dovuto appoggiarmi sul binocolo un po' come riuscivo e la prima sono andato alto. Poi è andato via a sinistra, quando è tornato fuori avevo bene il collo davanti e sono riuscito a prenderlo bene. Sono gasatissimo e non vedo l'ora di vederlo da vicino. Contento? Tu? Sì, un po' meno, mi hai fatto bagnare e spinare oggi. Corre lui, eh! Non gli stai dietro. He's just in here, I think. He shot through here. Vedi? He's rolled under. Yeah. È bellino, Cavolo. Contento? Bellissimo. Ora. Bello, Oh man. Come on. Ready? Yeah. Oh. 1, 2, 3. Che animale stupendo. Sì, ma ho notato che tipo un cervo così che può avere 4 anni più o meno, cioè ha una corporatura veramente grossa. Hanno un'altra genetica qua, sicuramente un'altra alimentazione, perché questi cervi non sono alimentati, cioè sono cervi che mangiano fuori tutto l'anno, passano l'inverno qua, e questo è un cervo di 4-5 anni che ha delle masse sul trofeo che da noi non arriva ad avere neanche quando ne ha 10, quindi abbiamo visto dei super cervi. Sì, ma questo qua tipo per me è già un sogno. Bellissimo, bellissimo. Adesso lo puliamo, prendiamo la carne, tagliamo via la testa, visto che qua si può fare sul posto, lo macelliamo qua e andiamo giù. Dai. Mi dai una mano? Sì. Via.